Amici, buongiorno, siamo appena entrati in Val Martello, guardate che bel paesaggio che ci circonda. Su questa strada, ragazzi, non c'è un passo, si arriva a un punto dove siamo costretti a fermarci, ci sono dei parcheggi e da lì si prosegue soltanto a piedi. Facciamo i nostri giri, sentieri e poi torniamo indietro per questa, quindi è una strada cieca. Eccolo! Ciao Tango! Arrivati al parcheggio, guarda che panorama. Quanto siamo alti qua, Susa? Sai che non lo so, ma penso che sui 2000 circa dovremmo essere. Partiamo già in quota. Sì, ragazzi, oggi vi portiamo a scoprire un angolo nascosto del nostro paese, la Val Martello in Alto Adige. Una valle che è ancora poco conosciuta, un po' selvaggia, ma che ha tantissimo da offrire, che si trova nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Questa teleferica porta i rifornimenti su al rifugio dove andremo tra un attimo, e da questo ponticello che forse qualcuno di voi ricorda inizia il sentiero. Questa valle è una laterale della Val Venosta e si estende per circa 24 km. Da Coldrano siamo saliti e arriva fino al ghiacciaio del Cevedale a circa 3769 metri di altitudine. Venendo in macchina abbiamo visto che c'è un lago ghiacciato. Infatti nel 1950 per la produzione di energia elettrica è stata costruita una diga proprio qui in alto a Val Martello, convogliando così le acque del Rio Plima in un bacino artificiale che viene chiamato Lago di Gioveretto o anche Lago di Martello, e da lì partono tantissime escursioni. Adesso ne saliamo e dovremo vedere il rifugio Nino Corsi. Siamo già venuti in primavera, però in inverno, ragazzi, ha tutto un altro sapore, sembra di essere in Alaska qui. I più attenti di voi si saranno accorti che abbiamo già fatto questo percorso in primavera, come ha detto Susa. Vi metto il link del vlog qua nelle schede in alto. Era primavera quella volta, ma c'era ancora la neve, però una neve difficile perché si stava sciogliendo, non eravamo equipaggiati e si sprofondava, e quindi siamo tornati indietro, se vi ricordate. Adesso invece siamo venuti attrezzati per l'inverno, così ve lo facciamo vedere anche in questa veste. D'altra parte questo qua è sempre aperto, il percorso è molto versatile come ambiente e è sempre fattibile anche a piedi. Comunque vi facciamo vedere una cosa nuova, perché dal rifugio Nino Corsi stavolta proseguiremo in quella bella vallata che ci porta proprio sotto le montagne, per cui avremo un panorama tutto nuovo. Adesso è inverno pieno, qua siamo molto sotto zero, all'ombra sicuramente sotto i meno 10 gradi, la neve tiene benissimo, per ora siamo senza ramponi e abbiamo appena iniziato a fare una bella salita. Ricordatevi, se venite a fare questo giro anche d'inverno, di seguire comunque il percorso orario e quindi andare per il numero 37, così andate verso il sentiero dove ci sono le attrazioni panoramiche, che non è detto che d'inverno siano sempre aperte, bisogna vedere dalle condizioni, se c'è troppo ghiaccio magari le trovate chiuse. In questo caso pare che siano aperte. Voi seguite questi cartelli qua, fate una piccola deviazione e arrivate a queste strutture di ferro che sono panoramiche sulla gola, e quindi vi affacciate e vi fate qualche bella foto. Se stai sul battuto non affondi, non c'è neanche bisogno dei ramponi. E non c'è neanche bisogno delle ciaspole, almeno che non fai fuori pista. Questa è la terrazza a ferro di cavallo. Meraviglia da qua, Andri. Bellissimo, eh? E qui, ragazzi, se avete vertigini, occhio perché è molto esposta. Bello, no?
Comunque il nostro obiettivo è farvi vedere il percorso dopo il rifugio, da là in avanti, per cui adesso andiamo un po' più veloci e facciamo vedere questa cosa nuova per il canale, insomma. Anche se questo è veramente bello. È bello, anche in inverno, è sempre bello, Andri. Lì c'è la scala verso il cielo, proseguiamo avanti. Tra un po' c'è un bel ponte sospeso sul Rio Plima. Dovremmo vedere una cascata ghiacciata e poi c'è il ponte sospeso sul Rio Plima. Ah sì, guarda, già si intravede. Come dominano in alto rifugio. Guarda, guarda quanto ghiaccio su quella parete lì. Questo bianco qua è tutta una cascata di ghiaccio. Bellissimo. Hai visto che roba? Scende qua, Andri. Qualcosa, aiuto giù. Sotto scorre l'acqua. Siamo arrivati alla cascata. Dai. Che spettacolo, bellissimo. Guardate il ponticello, Sandro. Guarda che bella la cascata vista così. Siamo arrivati a Nino Corsi. Bellissimo con la neve, Susa. Sai che mi piace di più? Sì? Dai, è uno di quei rari posti che sono più belli con la neve. Stranamente, perché di solito preferisco l'estate. Qua è più bello l'inverno, secondo me. Poi sarà anche la giornata perché Sì. adesso qua batte sole e caldo, si sta bene. Siamo a 2264 metri, come vediamo da rifugio Nino Corsi. E noi arriviamo fino a 2003 circa, no? Se siete nuovi nel canale, ragazzi, vi ricordiamo che noi parliamo di trekking, passeggiate, vi diamo dei consigli e delle idee viaggio anche solo per un weekend, in tutte le stagioni, sia d'estate che d'inverno. Quindi iscrivetevi al canale, entrate a far parte della nostra bella community che ci fa tanto piacere, fateci un saluto sui commenti. E poi ricordo a quel 70% di voi che abitualmente guarda i nostri video di iscriversi al canale perché ci dà una mano a crescere. Cosa vuol dire l'iscrizione? Per noi è importante perché i video vengono distribuiti su più larga scala, ci permette di fare video sempre più belli, più curati, di dedicare più tempo a questa bella passione. E vi aspettiamo comunque nei commenti, mettete anche un like, insomma tutto l'ambaradan, tutte quelle robe là. Adesso abbiamo fatto una piccola pausa per riprendere fiato e ora continuiamo. Si prosegue. Beh, è idilliaca quella chiesetta lì. Sì, bella. Vai, andiamo su. Andiamo. Tanto poi torniamo di qui. Sì. Magari ci fermiamo dopo il rifugio. Certo. Vuoi mettere i ramponi qua? Non so, adesso vedo. Se rispondo così, rimango così. Ecco, qua è un bello scivolo, eh. Come si sale, Scivolo che è una meraviglia. Che paradiso. Non ho parole. Si commenta da solo, raga. Guardate. Là c'è un'immensa cascata ghiacciata. Sì. Là. Sì. Decisamente Andro. Preferisco l'inverno. Queste colline sono il paradiso dello sci fuori pista. Sì, hai visto, si lanciano da tutte le parti, infatti. È incredibile, siamo in un weekend, tra l'altro periodo di feste, e non c'è veramente nessuno. Perlomeno ci siamo dispersi tutti. È una cosa incredibile. Quindi è una valle che ti permette anche di stare
un po' da solo e goderti questo panorama anche nel weekend. Qui un po' d'attenzione. Oh là là, andiamo a mettere i tamponi qua. Urca! Ecco, e da qua ragazzi proseguiamo su verso questa che è la vecchia diga, giusto Susa? Sì, questa è la vecchia diga e qua siamo a 2003 passa. Adesso andiamo un po' più avanti lungo questa valle, Sì. Guardate, girandoci indietro abbiamo lasciato il rifugio qua. Questa macchia bianca che vedete qui è il lago della diga, quello che abbiamo visto prima venendo su in macchina. Quella lì è una cascata ghiacciata. Adesso contro il sole si indovina poco. Il lago di Gioveretto, la diga si vede benissimo. Sì. Vai, proseguiamo. Da qui in poi per noi è tutta novità. La vecchia diga, mentre quella nuova è fatta di cemento. Guardate, questa deve essere veramente vecchia perché è fatta tutta di pietroni. Sì, ma sono pietre messe a secco, eh? Sì, sono tutte a secco. Che meraviglia! Che opera, vero? Guarda Andri, là in alto si vede benissimo Rifugio Martello. Sì, se seguite la teleferica con gli occhi, là si vede una punta che è il tetto del Rifugio Martello. Beh, sì, si vede poco. Ma guarda che landa. Già. Spettacolo sto posto. Secondo me quelli che adesso raggiungono il rifugio che è chiuso vanno là per lanciarsi con gli sci. Certo. Passata la diga proseguiamo ancora, camminiamo dentro la valle e poi dopo torniamo al rifugio a berci qualcosa di caldo. Direi che è un'ottima idea. Wow, Susa, siamo arrivati in fondo alla pista sciaspolabile. Sì. Torniamo a rifugio a bere qualcosa? Sì, dai, andiamo a rifugio che mi ispira, poi con una giornata così ci mettiamo di fuori, ci beviamo qualcosa, direi che è perfetto. Ha Andri. Dai, che ci vediamo là allora. Grande revival. Cioccolata calda. Sì. Che buona questa. Sì. Grazie. Vediamo. E adesso ne approfittiamo per farvi vedere dove soggiorniamo in questa accogliente e straordinaria valle. Siamo ospiti di un luogo che ha davvero il sapore autentico della montagna, il Burgauner Hof, un accogliente albergo a conduzione familiare, un rifugio tranquillo, lontano dal caos, ma dotato di ogni comfort nel pieno rispetto della natura. Le stanze sono 26, qui proprio in fondo al corridoio c'è la nostra. Ambiente arioso
solare, direi anche molto spaziosa, avvolto da luce naturale. Sono utilizzati tutti i materiali naturali che provengono direttamente dalla Val Martello, e tutto questo legno ci dà sempre atmosfera di casa e si sposa bene con elementi più moderni. Abbiamo un grande letto matrimoniale, 2 comodini, abbiamo un divano letto, una scrivania, un bel armadio grande e poi è una camera d'angolo, quindi abbiamo luce sia dalla finestra che dal balcone, ragazzi, che ha una vista stupenda sulla Val Venosta. E come vedete Tango è qui con noi, va da sé che la struttura è pet friendly e anzi direi che qui i nostri amici a 4 zampe sono ben voluti. Una porta vetri ci porta al bagno che è finestrato, un bagno dal design essenziale, linee pulite e colori neutri con una grandissima doccia. E poi abbiamo tutti i set di cortesia, direi che l'ambiente è proprio accogliente. Adesso prendo il mio accappatoio, gli asciugamani e vi portiamo a vedere una bellissima spa. Al 4° piano troviamo un po' quello che è il fiore all'occhiello di questo albergo di montagna, una bellissima zona wellness relax panoramica. E quando dicevo panoramica non scherzavo, perché qui siamo veramente in un luogo bellissimo, avete visto quante vetrate e una vista bellissima proprio sul Parco Nazionale dello Stelvio. Qui abbiamo una bella stanza per massaggi e trattamenti e anche pedicure e manicure. Vediamo cosa c'è di qua. Qui abbiamo una bellissima sauna finlandese, abbiamo una biosauna alle erbe, l'ambiente è molto grande e questa sauna mi piace tantissimo perché anche lei è super panoramica. L'ascensore collega le 2 parti, adesso andiamo a vedere l'altra parte della spa, che è al -1. -1 arrivati. Se siete amanti dell'elemento acqua, una bellissima piscina coperta con impianto di nuoto a controcorrente, utilissima nelle giornate di brutto tempo, ma anche se non siamo troppo stanchi dopo un trekking o una sciata. Questo è veramente il mio regno, Andri. E qui abbiamo una Whirlpool a 35 gradi. Qui abbiamo una bellissima zona relax, veramente è troppo bello, un albergo che ti offre questa soluzione, si sta troppo bene. Adesso Andri va a fare i trekking e la Susa sta qua. Pronti? Siamo saliti a quota 2000 direttamente con il van per una stradina che si inerpica su, che non è proprio per tutti, per fare il sentiero del contadino. Siamo nella località, partiamo da Stalvis e questo sentiero si snoda nel bosco. Deve essere molto bello e adesso ne approfittiamo per presentarvi una piccola cartolina sulla Val Martello, che è la location che ci ospita. Questa valle è ricca di curiosità e adesso ve le sveliamo piano piano camminando. Vi ricordate ragazzi le Val della Val Venosta? Questa è una vecchia val, è un tronco dove scorre l'acqua dentro, è stato scavato e sì, erano tipo le rogge, noi le chiamiamo rogge, che da noi alimentavano i mulini, portavano l'acqua per alimentare i mulini. Ok, questo sentiero dovrebbe essere un anello, questo è il punto di partenza, però non siamo sicuri di riuscire a farlo l'anello perché dobbiamo vedere in che condizioni è con la neve. Comunque il nostro scopo è quello di arrivare a un punto panoramico e quindi arrivare lì e guardare il panorama da lì. Qui è una piccola cartina perché volendo si può partire proprio da valle, però Andri sono tanti metri di dislivello. Oltre 500, poi adesso è infattibile. No, ecco, se volete potete fare un bellissimo giro in estate e vedere questo sentiero del contadino di montagna. Tra l'altro qui dovremmo trovare il pino cembro, giusto? Sì, questo è un bosco di pino cembro, il nostro cirmolo
questo pino è super morbido, biancastro, super profumato, che è il classico per fare le sculture, perché è un legno proprio molto lavorabile, morbido, e poi ogni colpo di sgorbia rilascia un profumo, un aroma. Mamma come profuma. Tra l'altro con i riccioli ricavato ci fanno spesso le imbottiture dei cuscini. Sì, perché rilassa tantissimo, perché e fa bene alla bene. circolazione. Esatto, sì. Noi giù in Toscana abbiamo un pezzo di pino scembro dove ho fatto una scultura anni fa, e sono anni che lì ci avvicini il naso ancora senti il profumo. E una volta proprio qui in Alto Adige ho preso una bevanda che era a base di pino cembro Ci ed fanno era tante cose. buonissima. Iniziamo a trovare dei cartelli didattici e vedete qua vi spiega della Val La Roggia, quella che abbiamo appena visto nel punto di partenza. E qua ce n'è un'altra che in parte è ghiacciata, però l'acqua sotto scorre. È lunga circa 2 km, pensate che lavoro allestire tutto questo impianto qua. Si sapevano adattare alla grande gli uomini del bosco. Lungo il percorso troviamo queste descrizioni che sono molto utili, che ci fanno capire un po' com'era la vita del contadino di montagna. Poi non ci si può perdere, ragazzi, perché questo sentiero è segnato chiaramente da una pigna. La valle ha un orientamento ovest-est con una leggera inclinazione sud-ovest. Questo per darvi idea di come possa essere basciata dal sole nel corso della giornata. Inoltre immaginatevi la stretta veramente fra delle montagne molto ripide, sia a destra che a sinistra. Poi tutta in salita, come ha detto la Susa all'inizio, parte da un'altezza di circa 950 metri nella località di Coldrano, Laces, e pensate che arriva fino ai 3769 metri, dove troviamo il ghiacciaio del Cevedale, e ieri eravamo proprio sotto a quella zona là. Adesso invece siamo più al centro della valle e quindi siamo in mezzo a questo bosco, e quindi un pochino abbiamo un panorama quasi completo di quella che è la geografia di tutto questo ambiente. Ma guarda che bello, sembra un bonsai. Che meraviglia. Devono essere vecchiotti, eh? Sì. Da noi in Toscana li chiamano i metri perché di solito li fanno 1 metro quadro. È la dimensione giusta per essere legati con il filo, con il vericello, e portate sul rimorchio. Una curiosità che ho imparato qua, che non mi sarei mai aspettato, perché non la sapevo, è che la valle è famosissima per la coltivazione delle fragole di montagna, che vengono coltivate a partire da una quota di 900 metri, quindi praticamente all'inizio, fino ad un'altezza di 1800 metri. E questo è un vero primato, perché è una delle località più alte in Europa in cui viene fatta questo tipo di coltivazione. Poi ci sono anche altri frutti di montagna, ma insomma la sua particolarità è proprio per le fragole. Il reddito principale della valle comunque rimane il turismo, sia estivo che invernale. Per quel che riguarda l'inverno, qui abbiamo un importante centro sia di fondo che di biathlon. Infatti questo centro ospita gare sia nazionali che internazionali. Insomma, Susa, più sotto mele, qua fragole. Poi abbiamo scoperto il vino. Mamma, che vino buono che hanno! Lo speck. Cioè, qua ragazzi, volendo si bivacca e si mangia. E i formaggini di malga. Infatti in hotel ogni sera ci presentano delle scenette che sono veramente da urlo, sono proprio bravi. Credo che un loro punto di forza, oltre che l'ambiente veramente accogliente e rilassante, perché ha tutte queste salette molto intime, calde, dove te stai, ti rilassi. La spa è pazzesca. Sì. Però il punto di forza principale che mi viene in mente è proprio la cucina, si mangia e si beve da Dio, ragazzi. Una cosa che ho apprezzato è lo chef, perché è molto creativo. Sì, ti ho detto. Propone dei piatti molto particolari e gustosissimi. E poi, ragazzi, non vi alzate più da tavola perché vi fanno anche il bis. Sì, è vero, Non mai è da visto tutti, prima. No? Passano dopo con il vassoio dei secondi per fare il bis, mai visto prima. Fantastico. Infatti si mangia troppo. Camminiamo, va Andri, che è meglio. Dopo, alla fine, tra un po' nella scheda vi diciamo i prezzi e tutto. Beh, d'estate te lo fai volentieri, questo partendo da valle, eh? Sì, l'estate hai tutto il giorno davanti. Esatto, giornate lunghe.
messi i ramponi per fare questo piccolo passaggio qua. Hop, hop, hop. Bravo. Oh, guarda da là, Susa, si vede tutto fino al lago. No, l'aveva detto. Bellissimo. Aspetta che prendo la Sony. Questo è il lago della Diga, vedete? Quella macchia bianca completamente congelata. E poi ieri abbiamo fatto questa valle qua e guardate che meraviglia, le montagne qua sopra. Mamma mia. Wow, c'è la panchina panoramica. Ciao Andri. No, è bellissimo qua. Gunther, avevi ragione. Che posto spettacolare. Davvero bello qua. Laggiù inizia la Val Martello e questa che si intravede, questo spicchio qua, è la Val Venosta che va per lungo. Sì. È vero, è quello che ho detto all'inizio, è proprio vero. È proprio selvaggia questa valle. Quante coccole! Oh, amore. Gli piace anche qua. Sì. A lui gli piace tutto. Ma lui è felice di viaggiare. Vero, Tanghino? Ed eccoci qua, per la chiusura del video abbiamo cambiato ancora una volta location e siamo arrivati sulle sponde del lago Gioveretto. Adesso qua vi facciamo vedere un po' il percorso, non lo facciamo tutto perché non abbiamo più tempo, dobbiamo andare via. Però sappiate che c'è e è anche facile, semplice da fare perché avanti e indietro su una sola sponda del lago. All'ombra è freddo, Eccoci, da qua si vede bene, È bello illuminato il lago. Dove Rio Plima entra nel lago, vedi? Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video, ma prima di salutarvi vi elenco i costi per questa esperienza che praticamente riguardano soltanto questo hotel che ci ha ospitato. I suoi prezzi sono da 98 euro a testa fino a 139 euro a testa. Questo ovviamente dipende dalla stagione, alta stagione, bassa stagione o periodi di festività. Comunque vi consiglio sempre di telefonare perché potrebbero esserci delle promozioni in corso oppure semplicemente le cose potrebbero essere cambiate se questo video lo vedete dopo molti mesi o dopo addirittura anni. E poi noi abbiamo avuto la spesa di 10 euro su al rifugio per aver preso un sambuco e una cioccolata calda e poi non c'è nient'altro perché effettivamente con la mezza pensione avete una grande colazione, una cena stratosferica e vi assicuro che siete a posto per tutto il giorno. Davvero questo hotel ve lo segnalo particolarmente volentieri per la cucina, sì. Oltre che comunque perché è molto accogliente, ha una spa incredibile, gli ambienti sono veramente rilassanti e la cucina però 5 stelle, top, quindi bravissimi. Grazie ragazzi di aver visto il video fin qui, vi vogliamo un sacco bene, vi aspettiamo nei commenti, iscrivetevi al canale e ciao, alla prossima! Ci vediamo tutti, un bacione a tutti, alla prossima avventura! Propongo un brindisi, grazie Andrea, grazie Gunther che ci avete accolto e ci avete fatto conoscere questa splendida valle, la Val Martello. Grazie, salute a voi!